Ciao a tutti amici, sono qui da Daniele Manfredi, St. Cloud, c'è Alex, c'è Michele, insomma tutti gli amici che vengo a trovare spesso, insomma oggi Prophet 5 e come avete sentito già nell'introduzione due tracce, cioè nel senso che alla fine non... Due tracce e niente, non ho messo niente ragazzi, niente, ho solamente registrato. E vabbè, poi qualcuno dirà, si sente. Se lo volevo dire per dire che la cosa che impressiona sempre di questi strumenti qui è che si accendono, si mettono in registrazione così e come sempre ci si trova di fronte a una cosa inizialmente un po' strana, se non si è abituati soprattutto, no? Un po' tutto stonicchiato, un po' che suoni preset che ci si aspetta di sentire in un certo modo, che poi in realtà sono molto più crudi, molto più legati proprio alla natura e all'architettura analogica di questo Prophet, che ha questo suono che è veramente proprio, tra l'altro io sono partito così adesso giocando, ma il ricordo è veramente quello che poi ti porta, come dicevo, per finire il discorso, a suonare due tracce ed essere soddisfatto, semplicemente perché questi suoni sono pieni, sono rotondi, sono musicali, hanno una potenza quasi acustica, non so come definirla diversamente, hanno questa capacità di rapporto con la registrazione che quasi migliora all'ascolto dopo la registrazione, impressionante. E gli strumenti di qualità fanno questa cosa e gli strumenti di questa natura, poi analog così, hanno questa profondità micidiale. Qui ci sono due oscillatori, ora poi l'architettura è abbastanza classica perché abbiamo questi due oscillatori dove possiamo miscelare queste forme d'onda, dente di sega, triangolare e pulse. Abbiamo l'ampiezza della pulse che possiamo gestire. Chiaramente, vabbè, va intonato ogni tanto. Poi c'è il filtro, c'è chiaramente la DSR per l'inviluppo, la DSR dell'amplificatore, attacco di K-Release Sustain e tutto il resto. La forma è quella dell'idea poi che è legata a questo modello che è stato storico, che è quello che abbiamo sentito in un sacco di dischi e che per intenderci ha questa voce che è proprio parte integrante anche della discografia di un certo periodo storico, che poi è contraddistinta da questa potenza, no? Questo raggio d'azione che riesce ad esprimersi in realtà con un'uscita mono e i termini qui così belli, il filtro è fantastico. Si può partire anche solamente da un oscillatore, no? Per intenderci. Sceglierne la frequenza. Ma si è subito lì. Sentite la pulse. Basta, questo è un oscillatore. Ho abilitato sia il dente di sega che la pulse. Già muovendo l'ampiezza della pulse si possono raggiungere dei suoni. Poi se accendiamo anche il secondo, che è questo, qui c'è chiaramente il mixer, c'è anche il noise.
glide, unisono. Messo il glide al massimo. Controllo che regga. Qui possiamo assegnare alla modulation wheel una serie di cose, la pulse width dei due oscillatori, il filtro, e poi ci sono anche, c'è l'LFO chiaramente. Possiamo assegnare la forma d'onda che preferiamo oppure unirle. Come sentite, il range dinamico di opportunità è pazzesco. E poi per illustrare fine tuning, metto due, se io metto due saw, così sono, c'è il sincrono volendo. Poi le sfaso un po'. E l'uomo vive, o no? Perché è bello sto suono, è bello, è rotondo, è potente. Da quello che ho capito, questo tasto vintage dovrebbe, come dire, cambiare delle caratteristiche per così ricordare i vari modelli del Prophet. Questo è quello che ho capito. Vabbè, fatto sta che comunque io ho provato un po' a lavorarci. Sì, cambia qualcosa, ma non so dirvi esattamente cosa. Mi piace sempre, quindi. Per il resto tutto è di estrema qualità e si sente. Poi gli intenditori sicuramente mi diranno: non sai niente, non hai capito niente perché c'è questo, c'è quell'altro componente. Capisco perfettamente che quando si tratta di synth bisognerebbe essere molto ferrati, no? Io in realtà cerco solo di farvi sentire il suono, no? Per chi segue il mio canale può essere utile magari sentire questo suono e conoscendo il canale magari metterlo a confronto con qualcos'altro che ho provato, perché comunque sono sempre io che lo suono, magari utile, no? Però in generale questo è veramente semplice, è tutto lì, cioè avete tutto a portata di mano, tutto pronto. C'è solo da giocare.
pazzesco, bellissimo comunque, cioè è proprio bello, bello bello. Poi vabbè, se lo comprerete vi renderete conto che immediatamente si entra in relazione. Si entra in relazione come se fosse uno strumento musicale. Questa è una cosa che dico sempre quando faccio questi sintetizzatori qua. La grande differenza che c'è fra questo tipo di sintetizzatori e quelli, diciamo, di consumo un po' più moderni anche, no? E anche utili molto spesso sul palco e cose del genere. La differenza sta, come dicevo, sta proprio in questa cosa qui, questo rapporto musicale, come se fosse uno strumento musicale acustico, non so come dire, la stessa sensazione quando si mette le mani su una chitarra, su un pianoforte, su qualcosa di su una batteria, non so come dire, è un po' quella cosa lì. Questa cosa degli strumenti musicali è fondamentale perché allora lì si entra nella questione del prezzo, no? Cioè, nel senso, molto spesso viene detto sì, ma quella cosa lì costa tantissimo. Sì, suona bene, però costa tantissimo. Sì, nel caso di questi strumenti, non come in altri dove c'è una questione professionale, di utilizzo professionale, strumenti che aiutano e quindi costano tanto perché ti mettono in condizione di lavorare facilmente, ma qui c'è una questione creativa da considerare che è importantissima. Se io compro uno strumento che mi dà così tanto dal punto di vista creativo, allora poi il prezzo prende un'altra piega. Perché è come dire, se io compro un pianoforte e spendo 50.000 euro per un pianoforte usato a coda, o 30.000 euro, quelli che sono, qui se io compro uno sintetizzatore e ne costa 4.000, non so come dire, sto comprando uno strumento che non è un pianoforte, chiariamoci, lo sappiamo benissimo, però comunque a livello creativo e a livello di utilizzo in studio, per la propria musica, fa la differenza veramente tanto. Quindi considerate sempre questo aspetto quando acquistate questi strumenti, perché questi hanno un valore che va un po' al di là della tastiera come la intendiamo oggi, ecco, insomma, questo lo sapete, adesso sto facendo un discorso un po' lo zio della mutua, però nel senso è un po' quello il discorso che faccio sempre, che sapete, che conoscete, ma che è importante. Magari se mi segue uno un po' più giovane, no? Che magari dice sì, però è un investimento importante, sì, è un investimento importante che però può anche cambiarti, non so, il percorso musicale, per intenderci, ecco. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio SynthCloud per l'accoglienza. Come sempre, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutte le categorie degli strumenti, i video, le cose in più, anche la mia musica, i miei libri, tutte le cose che ho fatto, un po' la mia vita. Quindi se vi interessa vi aspetto e ci vediamo sabato prossimo. Un abbraccio, ciao ciao, e commentate, mi raccomando, ditemi tutto quello che vi passa per la testa, io cerco sempre di rispondere, ci metto un po' ma rispondo sempre. Ciao ciao.